Italia, pizza, pasta, and all that jazz. Originated in New Orleans, United States, in the late 1800s, jazz arrived in Italy at the beginning of the 20th century to stay and influence the Italian music culture greatly and permanently. New York, Louis Armstrong, and Miles Davis might have served as inspiration. However, Italian jazz has its own unique personality and is quite powerful. Many Italian jazz players and their music have become a big deal not only in the Italian culture, but also around the world, including the United States. According to La Storia del Jazz in Italia, published by Solo Spettacolo, jazz arrived in Italy in 1904 when an American band of Creole singers and dancers performed in the Eden Theatre in Milano. In 1917, over a decade later, Vittorio Spina was the first Italian musician to play jazz in Italy, and Arturo Agazzi formed the first Italian jazz band in 1930. Despite the anti-American sentiment during the fascist regime, Mussolini's son loved jazz and was also a pretty good jazz piano player. The real climax or defining moment took place with Louis Armstrong's show on January 14, 1935, in Teatro Chiarella in Torino, the city where the first jazz club was born. From there, jazz started to grow fervently and found its prominent place in the Italian culture, becoming an authentic, popular, and very much loved national music genre in Italy. Emmanuel Losio is an Argentinian guitarist, composer, and music professor who has been living in Europe since 2006 and teaching and playing jazz in Rome since 2013. Over the past 2 decades, he has attended several jazz venues, festivals, theaters, bars, and schools in several Italian cities and neighboring countries such as Spain, Bulgaria, France, and Turkey. He is currently completing a Biennial Jazz, a 2-year instructive program in the Santa Cecilia Conservatory in Rome, and teaches in the De André Institute and the Ambrit International School. His last original record is called Good News, which was released in 2019. Emanuel, puoi descrivere il jazz italiano con le sue caratteristiche proprie e principali e cosa ti piace di più del jazz italiano? Il jazz italiano è un jazz di altissimo livello. Penso che questo sia dovuto al fatto che gli italiani, sia i musicisti che gli spettatori, seguono questo genere fin dall'inizio. Basta pensare ai grandi nomi come Louis Armstrong, Duke Ellington, Charles Mingus o Sonny Rollins, o ad alcuni più contemporanei come Lee Konitz, Chick Corea o Pat Metheny, che hanno suonato svariate volte lungo tutta l'Italia. Non essendoci in Italia una musica folcloristica molto impregnata nella cultura musicale, i musicisti italiani che studiano il jazz spesso si concentrano sul mainstream e quindi studiano un jazz senza troppe influenze di altre musiche. Penso che da una parte c'è questo, che li fa approfondire bene il linguaggio del genere, e poi magari aggiungono qualcosa di più moderno, personale o semplicemente altre influenze musicali. Inoltre potrei aggiungere che secondo me la cultura mediterranea è molto solare e questo dà molto peso all'aspetto melodico nel jazz italiano. According to the Jazz Times, Europe's wildest jazz parties happen every summer in Italy at the famous Umbria Jazz Festival. This acclaimed music event started in 1973 and takes place in Perugia every July. Here, hundreds of national and foreign jazz musicians, including American players, make this Italian event quite unique, special, and exciting. The last festival was in 2019, since Umbria Jazz 2020 had to be cancelled due to COVID, and became a record in attendee numbers. There were over 40,000 paying spectators and 500,000 visitors in the city of Perugia during the festival dates. Tickets for the 2021 Umbria Jazz Festival are currently being sold online at umbriajazz.it from July 9th to 18 in the Arena Santa Giuliana. Tickets go from 33 to 75 euros. Other main jazz events and festivals in Italy are the Fara Music Festival in Sabina, Parga Jazz in Tuscany, and the Siena Jazz International Summer Workshop.
Emanuele, sei mai andato a qualche festival jazz in Italia come musicista oppure spettatore? Quando, dove e come è stato? Sono stato a qualche concerto del Roma Jazz Festival, al festival che si organizza nell'ambito del Siena Jazz Workshop. Poi ho suonato a festival quali Vicoli del Jazz in Palestrina, al Fane Sabina Jazz, al Barga Jazz Festival, al Jazz per le Terre del Sisma a Cumoli e anche al Flair Jazz Fest a Formia. Sono sempre state esperienze molto belle e intense. Ricordo soprattutto il Festival a Palestrina, dove ho suonato con un trio nei vicoli di questa città medievale. Poi ricordo anche quello organizzato per le Terre del Sisma da Cumoli, in mezzo alla natura. Invece l'ultimo a cui ho partecipato è stato durante l'estate scorsa in Toscana, nella città di Barga, alla fine della prima ondata di pandemia. Some renowned Italian jazz musicians are Paolo Fresu, an Italian jazz trumpet and fluhorn player, Enrico Rava, who started with trombone and then changed to trumpet after hearing Miles Davis. He actually now lives in New York. Stefano Bolani is a composer, pianist, and singer, and he's an active writer and television presenter. He works mostly in Milano and Rome. Bolani is actually playing at the Umbria Festival this July 10 at 9 p.m. Emanuele, chi è il tuo musicista jazz italiano preferito? Ci sono tanti musicisti italiani che mi piacciono. Essendo io un chitarrista posso citare Enrico Bracco e Fabio Zeppedella, entrambi di Roma, oppure Abebo Ferra del Nord Italia. E altri strumentisti che mi piacciono molto sono il pianista Stefano Battaglia, il sassofonista Max Ionata. E giusto per citare qualche italiano in America mi vengono in mente il contrabbassista Marco Panascia, il chitarrista Pasquale Grasso, entrambi residenti a New York. Ma se dovessi dire un nome senza pensarci molto, direi Dario De Ida, che è un formidabile bassista napoletano che seguo da anni. Post-Covid, un po' di incertezza. As reported by the Associazione Nazionale Musicisti Italiani, the National Association of Italian Musicians, on last March 21st, 2021, the current situation actually reveals alarming numbers. 15,000 concerts were cancelled. Lost revenues for the sector are greater than 50 billion euros, an average of 332,000 euros per venue. 49% of live clubs say they are unsure about the possibility of reopening at the end of the pandemic. In fact, during the year of lockdown, fixed costs amounted to over 10 billion euros, an average of 63,000 euros per individual live club. Emanuele, secondo te, qual è stato l'impatto a breve termine della quarantena dovuta a Covid nella scena jazz a Roma e in Italia in generale? L'impatto è stato fortissimo perché all'improvviso ci siamo trovati senza concerti, senza prove, progetti, insomma senza musica. In più, per chi si dedica soltanto a suonare e non insegna, deve essere stata ancora più dura. Per fortuna ci sono stati alcuni enti, come ad esempio il Nuovo IMAIE, che è una società che tutela gli interpreti, che ci hanno dato più aiuti economici. Infine, qual è il tuo posto preferito a Roma oppure in Italia dove vorresti andare a suonare jazz e a sentirlo se le cose tornassero alla normalità? Uno dei miei posti favoriti a Roma è il cantiere di Trastevere, dove tutti i giovedì si organizzano concerti con artisti sia nazionali che internazionali e a prezzi molto accessibili. Inoltre è una sorta di teatro dove uno può bersi una birra prima, dopo, durante i concerti. Anche la Casa del Jazz è uno dei miei posti preferiti. È un teatro moderno dove programmano bellissimi concerti e durante l'estate si organizzano nella villa accanto al teatro.
In generale vorrei tanto fare un salto all'Umbria Jazz Festival, che è forse quello più famoso in Italia, ma al quale ancora non ho avuto il piacere di partecipare.